Tra qualche istante andrà in onda il TG News, la controinformazione dei sopravvissuti italiani e della rete L'Abuso. Vi ricordiamo che il programma è sottotitolato in 5 lingue che potete selezionare dalla sezione sottotitoli. Buona visione. In a few moments the TG News will be broadcast. Counter-information from Italian survivors and the Abuse Network. We remind you that the program is subtitled in 5 languages which you can select from the subtitles section. Have a nice viewing. En unos momentos se transmitirá TG News. Contrainformación de supervivientes italianos y de la red Abuse. Te recordamos que el programa está subtitulado en 5 idiomas que podrás seleccionar en la sección de subtítulos. Buena visión. Dans quelques instants le TG News sera diffusé. Contre-information des survivants italiens et du réseau Abuse. Nous vous rappelons que le programme est sous-titré en 5 langues que vous pouvez sélectionner dans la section sous-titres. Bonne vue. In wenigen Augenblicken können Sie hier die TG News sehen. Sie finden Nachrichten von italienischen Betroffenen und dem betroffenen Netzwerk in Italien, Rete de Abuso. Das Programm wird in 5 Sprachen untertitelt, die Sie im Menü auswählen können. Viel Spaß beim Ansehen. Sarebbero state a conoscenza dei presunti abusi sessuali di cui è accusato Alessandro Frateschi, almeno 4 persone, sulle quali indaga la Procura della Repubblica di Latina. Si tratta di 2 suore e di 2 psicologi che avrebbero saputo cosa faceva il professore di religione, ma che non hanno denunciato. Per l'avvocato delle parti civili Nicodemo Gentile gli abusi sessuali al liceo Majorana potevano essere evitati se si fossero presi subito i provvedimenti nei confronti del docente. Secondo quanto ricostruito finora in sede di indagine, ad essere a conoscenza dei presunti abusi sessuali compiuti dal professore erano almeno 4 persone, 2 suore, 2 psicologi, i quali avrebbero taciuto tutto. Il docente pare infatti sia stato contattato da una prima religiosa che non ha denunciato. Stesso discorso per un'altra suora che frequentava la stessa casa famiglia del professore. Una ragazza che viveva in una casa famiglia insieme al fratello ha raccontato gli abusi che quest'ultimo avrebbe subito e di aver conosciuto il professore. Un rapporto, quello dei 2 fratelli e il docente, che è proseguito a casa sua, dove il ragazzo ha trascorso le vacanze di Natale, mentre la sorella, positiva al Covid, no. È proprio in quel frangente che si sarebbero consumate le violenze denunciate dal ragazzo e dalla sorella ai carabinieri. Il giovane infatti si era confidato con una psicologa esprimendo l'intenzione di rivolgersi alle forze dell'ordine, cosa che non gli è stata permessa. E il ragazzo poi avrebbe raccontato la stessa cosa allo psicologo di un'altra casa famiglia, il quale si sarebbe confrontato con una suora e anche in quel caso non è partita alcuna denuncia. Poi sono arrivate le denunce dal liceo Majorana che hanno acceso i riflettori della procura sul caso e il professore è stato arrestato. È morto a 94 anni Monsignor Thomas Gambleton, già vescovo ausiliare di Detroit, campione dell'attivismo per la giustizia sociale e la pace, membro fondatore di Pax Christi USA. Gambleton era spesso sulla scena dei luoghi più problematici del mondo e negli Stati Uniti fu arrestato per disobbedienza civile durante le proteste contro le armi nucleari e la guerra in Iraq del 2003. Prese anche posizioni su questioni dottrinali controverse della Chiesa come l'ordinazione delle donne e i diritti dei gay. Tutto ciò gli impedì di diventare vescovo ordinario, ma l'episodio che gli costò la carriera riguarda l'ambito degli abusi sessuali nella Chiesa, nel quale assunse una posizione impopolare tra i vescovi che lo rese ancora più inviso alle gerarchie. L'impegno coerente e rigoroso di Gambleton riguardo alla gestione degli abusi si intensificò dopo che scoprì che il prete che aveva abusato di Barbara Blaine, fondatrice di SNAP, associazione di vittime, era ancora in circolazione e che il vescovo competente al quale si era rivolto per un'azione efficace non aveva fatto nulla.
Nel gennaio 2006 fornì una testimonianza scritta ai legislatori dello Stato dell'Ohio, appoggiando l'estensione dei termini di prescrizione per le cause civili nei casi di abuso sessuale a 20 anni dopo il compimento dei 18 anni di età della vittima, e in particolare la clausola che proponeva l'apertura di un'ulteriore finestra di 1 anno per consentire alle persone di farsi avanti anche con accuse che avessero già superato i termini di prescrizione. In quell'occasione rivelò anche di essere stato vittima di abusi sessuali lui stesso da parte di un prete all'età di 9 e 10 anni. La conferenza episcopale e i vescovi dell'Ohio si erano espressi contro il disegno di legge. Infuriati per la posizione di Gambleton, lo denunciarono formalmente per aver violato la Communio Episcoporum, la comunione dei vescovi, presso il nunzio apostolico che si recò immediatamente a Roma. Di conseguenza fu obbligato a dare le dimissioni da vescovo ausiliare e fu persino rimosso dal suo incarico di parroco presso la chiesa di San Leone che esercitava dal 1983. Nel 2011 Gambleton affermò che oltre a ricevere la notifica ufficiale che avrebbe dovuto dimettersi da pastore, nessuno dei suoi colleghi vescovi lo contattò personalmente quando si espresse a sostegno del disegno di legge e rivelò l'abuso di cui era stato vittima. Gambleton ha continuato ad amministrare nelle parrocchie locali e ha continuato a scrivere e parlare su questioni di giustizia sociale fino alla sua morte. La benedettina Suor Ann McCarthy, ex membro dello staff di Pax Christi USA, che ha lavorato e viaggiato all'estero con lui, ha detto che quando arrivava il momento critico, Gambleton sceglieva sempre il Vangelo rispetto all'istituzione. Andrea Saltini è un artista. Grazia Plena è una sua mostra allestita nell'ex chiesa di Sant'Ignazio di Carpi, sede del Museo Diocesano. Fin qui apparono notizie come migliaia ogni anno compaiono nelle cronache locali. E questo probabilmente sarebbe stato il destino della mostra di Saltini se non ci fosse stato un improvviso polverone scatenato contro di lui da parte dell'integralismo cattolico italiano, locale e persino nazionale. Secondo loro, la mostra Grazia Plena sarebbe blasfema, perché le opere avrebbero delle allusioni sessuali. Tra queste, addirittura un uomo chinato accanto a Gesù deposto alla croce è diventato una rappresentazione di sesso orale. Simile situazione per tutte le altre opere. Saltini ha chiarito la realtà e qualunque persona guardi senza malizia le opere si renderebbe conto della verità. Ed invece si è scatenata una campagna contro di lui e chi ospita la mostra. Ora, potremmo anche fermarci qui. Sessualizzare anche ciò che nulla c'entra, vedere delle attività sessuali anche dove non ci sono, si commenterebbe da solo. Non possiamo fermarci, perché Saltini, lo scorso 28 marzo, è stato ferito in maniera grave, aggredito nel luogo di esposizione della mostra. Movente l'indignazione e la rabbia verso la blasfemia. Un certo mondo cattolico si è, in questo caso, indignato, arrabbiato, sdegnato, mobilitato, in nome della lotta alla blasfemia, lì dove la blasfemia non c'è. Nulla di tutto questo è mai accaduto, soprattutto in Italia, di fronte a ben altre vicende che dovrebbero scandalizzare, indignare, scatenare coscienze e masse. Non si potrebbe trovare nessun riferimento evangelico per la mobilitazione contro la mostra Grazia Plena. Nei Vangeli, invece, è ampiamente riportata la frase che se si scandalizza un bambino sarebbe meglio per il colpevole mettersi una macina al collo e gettarsi in mare. Eppure non è mai stata considerata blasfema la pedofilia. Di denunce di abusi è piena la storia degli ultimi decenni della Chiesa, tra gli accusati più noti Rupnik, ex gesuita, non si capisce fino a che punto ex. La prima volta mi ha baciato sulla bocca dicendomi che così baciava all'altare dove celebrava l'Eucaristia, perché con me poteva vivere il sesso come espressione dell'amore di Dio. L'uso del biblico libro della Sapienza della Trinità per costringere a rapporti sessuali. Sono la denuncia di una suora intervistata da Federica Turn, articolo pubblicato nel dicembre 2022 sul quotidiano Domani, e parte dell'inchiesta sulla pedofilia clericale portata avanti da ormai 2 anni. Questa sarebbe blasfemia, ma della mobilitazione contro la blasfemia che non c'è nelle opere di Saltini
e di una sessualizzazione della passione di Cristo, vista solo da certi ambienti integralisti, nessuna traccia. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend.